ma finisce qui. Inter batte Fiorentina 3-0, questo è il risultato finale. Inter 3, Fiorentina 0, doppietta di Hakan Çalhanoğlu e una perla di Petar Sucic in una partita che rischiava di complicarsi, in una partita che l'Inter rischiava di perdere come controllo da un punto di vista nervoso, perché ancora una volta abbiamo assistito a delle scelte arbitrali che lascerò definire il nostro Simone in maniera più lucida, perché io sono abbastanza innervosito per quella che è stata anche questa sera la direzione arbitrale nei confronti dell'Inter. Nonostante tutto, contro tutto e contro tutti, l'Inter vince e riparte, e non ci poteva essere risposta migliore dopo la sconfitta di Napoli con tanto nervosismo. Una vittoria importante contro una Fiorentina che, è vero, finora non aveva mai vinto, di sicuro non è la squadra più forte del campionato, ma è una squadra con tanti valori, con tanta qualità, che contro il Bologna sembrava essersi ripresa perché stava per ribaltare una grande partita, quindi sembrava potesse ripartire questa Fiorentina, che a San Siro ha praticamente rinunciato a giocare, cercando di chiudersi totalmente all'indietro, provando a colpire in contropiede. L'Inter ha controllato, ha fatto la partita, l'ha aggredita fin dall'inizio, e nel secondo tempo, con l'invenzione da fuori area di Hakan Çalhanoğlu, stappa la gara, che poi va a completare con un 3-0 bello rotondo che ci ridà una bella spinta. 0 gol subiti, 3 gol fatti e tante note positive anche con alcune prestazioni individuali che dovremo commentare tra poco. Simo. Ma avremo tante cose da dire. Parto con la più bella di tutte, secondo me, che è il fatto di essere emersi vincitori da una partita che ad un certo punto, come ho detto anche in cronaca, stava cominciando a puzzare tantissimo. Di tante cose diverse. Di che cosa? Di tante cose diverse. Stava diventando sempre più quella classica partita beffa nella quale non sfondi e all'84esimo prendi il gol secco e la vai a perdere. E nonostante questo, all'interno di una gara che stava diventando così, sia per un qualcosa di sportivo, un De Gea mostruoso che ha fatto almeno 3 interventi clamorosi, sia per qualcosa di extra sportivo, perché i 2 rigori che non ci danno oggi sono più vergognosi di quello di Napoli, probabilmente, arrivo a dire. Nonostante questo, l'Inter rimane con la testa dentro la partita e la va a vincere in maniera forte, rotonda, 3-0. Non so, ci sto pensando adesso, non so se il ritorno della curva e uno stadio più caldo abbiano aiutato da questo punto di vista. Può essere. Però è un segnale veramente notevole di una squadra che sappiamo, tra le poche cose che deve che si porta dietro da tanto, ha questa cosa dell'aspetto mentale che molto spesso la tradisce. E invece oggi un carro armato, veramente. Guarda, Silvio probabilmente ci dà il titolo e lo ringraziamo, perché puzza di avariato, bellissimo, verissimo veramente, questo titolo, perché Simo, parlaci un attimo dei rigori, perché c'è Stefano in chat che scriveva: il risultato non deve far dimenticare l'ennesimo arbitraggio scandaloso e di parte. Tra poco parliamo di temi tattici, tra poco parliamo di singoli, parliamo di tante cose, però è vero, soprattutto quando vinci, perché se poi perdi, sentiamo Conte che ci dice che si manda Marotta e si passa per piangina, ma soprattutto quando si vince allora alziamo la voce, perché anche stasera è successo dell'incredibile. Io stasera credo di aver perso quasi definitivamente la convinzione che siano solo degli errori umani, perché io non posso credere che siano 2 rigori stranetti. Il primo, trattenuta di Comuzzo ai danni di Pio, trattenuta che dura almeno 3-4 secondi buoni, a differenza di quella di Pio su Comuzzo che dura mezzo secondo, e loro ovviamente si nascondono dietro il hai iniziato tu, trattenuta reciproca, le solite sciocchezze clamorose, perché se uno mi trattiene per il quadruplo del tempo non puoi giustificare il non fischio dicendo però anche tu l'hai trattenuto. È un modo per pararti il culo in maniera evidente, ma non dovrebbe funzionare così. Ma il secondo è ancora peggio. Il secondo è più clamoroso. Il secondo è ancora peggio, è una trattenuta ancora più netta, se non sbaglio sempre di Comuzzo, ai danni di Pio, che lo cintura per il collo, lo tira giù, e io tra l'altro ho percepito proprio i primissimi secondi dopo l'episodio, sembrava quasi che Sozza volesse proseguire senza problemi, poi comincia a montare la protesta dei nostri che si avvicinano si fanno sentire, allora lì no, aspettiamo, check del VAR, un check di 3 minuti, quanto sarà durato quel check, che porta a niente. Andiamo avanti. Allora io ripeto quello che ho detto in diretta. Non abbiamo ancora avuto spiegazioni e risposte. Mi auguro
mi auguro che prima di questo episodio ci fosse un qualcosa, tipo un fuorigioco, qualcosa del genere, che eventualmente avrebbe impedito di andare a rivederlo, perché appunto avrebbe annullato quello che è successo dopo. Ma se questa cosa non c'è, ragazzi, io non me lo spiego questo errore. E quando cominci a non spiegarti gli errori, i famosi retropensieri, il famoso clima da anni del passato, inizia a prevaderti un po' nella testa. E qui ovviamente poi gli altri tifosi dicono i soliti piangina. Guarda la realtà, cioè, non mi danno 2 rigori solari in questa maniera, con il check che dura 3 minuti. Io sono ancora più senza parole rispetto a quello che è successo sabato, e infatti non avrei neanche voluto il terzo rigore, perché è una presa in giro anche quella. Lo era sabato, è una presa in giro anche quella. A partita finita, il meno netto di tutti paradossalmente, me lo dai, così poi a fine anno noi andiamo a fare il conto dei rigori. Ah, guarda, l'Inter ha avuto X rigori, però non ti ricordi che tanti magari di questi arrivano in una condizione del genere. Che comunque era netto, quello che viene dato poi su Bonni era netto, perché era in anticipo netto, scatta anche l'espulsione, però l'ho detto anch'io in diretta, prenderanno questo per dire però vedete vi hanno dato il rigore con l'espulsione, sul 2-0 ragazzi, sul 2-0 a partita finita, veramente, veramente sottoscrivo tutto quello che ha detto Simone, anche se lui è stato particolarmente duro nel mettere in dubbio tutto il sistema, però veramente ragazzi, cioè, la doppia trattenuta su Pio Esposito è... Mi auguro davvero martedì prossimo ci sarà Open VAR che farà vedere gli episodi del prossimo weekend di questo turno. Davvero mi auguro che verrà fuori che c'era qualcosa prima, perché altrimenti non si capisce come non si possa dare quell'intervento lì, soprattutto considerando il rigore che è stato dato prima alla Juventus. Veramente, veramente impressionante. Vi faccio vedere la classifica al volo, con l'Inter che quindi riaggancia il terzo posto al momento, riaggancia il Milan e si tiene dietro il Como che ha battuto intanto il Verona. Il Bologna ha pareggiato col Torino 0-0, quindi anche il Bologna resta lì dietro, la Juventus vince, rimane a 15 punti e l'Inter resta quindi a 3 lunghezze di distanza da Roma e Napoli lassù in vetta, quindi una classifica che resta così, con l'Inter che domenica andrà a Verona, trasferta alle 12.30, il Napoli ospita il Como, quindi attenzione a questa partita, mentre la Roma affronterà il Milan, quindi sarà un turno molto importante per vedere come cambiano le cose lassù in vetta. Nel frattempo, Simo, dicevamo di notizie importanti che arrivano da questa gara, tra pochissimo leggiamo le super chat che sono rimaste in sospeso. 2 sono le principali notizie. 1, l'assenza di Eric Mkhitaryan. Curiosamente l'Inter ha vinto 4 partite su 4 senza Eric Mkhitaryan, un giocatore importantissimo, ma che per ora ci fa vedere, ecco, siamo comunque riusciti a vincere. Certo che le altre 2 sono state contro Slavia Praga, Union Saint-Gilloise in Champions League e una col Sassuolo, 9 gol segnati, 1 subito. Oggi saliamo a 4 vittorie su 4 senza Mkhitaryan, con 12 gol segnati e 1 soltanto subito. Una buonissima prova di Petar Sucic, che è stato il migliore in campo per chilometri percorsi per gran parte di questa partita. Ad un certo punto era andato un pochino in flessione, scomparendo un attimino dai radar, però sia all'inizio che si è dato molto da fare e ha aiutato molto anche in fase difensiva, poi alla fine ha messo dentro tantissima qualità nella gara e il gol è veramente spettacolare. Il secondo tema è quello di Jan Bissek, che qui ci dovremmo prendere un attimino, Simo. Mi son preso fango, valangate di insulti, settimane, mesi ad aspettare, eccetera. Parlo da oltre un anno di Bissek come potenziale centrale, me l'avete proposto, no, ma come fai a dire Bissek centrale? No, ma tu non sai analizzare il calcio, Bissek deve giocare in altri ruoli, no. E così Bissek ha fatto una ottima partita stasera, praticamente perfetto, un'unica sbavatura forse nel finale su un contropiede con Ken in campo aperto, ma lì DAZN non ci ha fatto vedere bene, quindi non ho capito sinceramente come si è arrivati a quella situazione lì. Per il resto prestazione sontuosa in una gara in cui secondo me Bastoni è stato il migliore in campo per gran parte della gara, quindi Bissek ha fatto molto bene lì al centro, Çalhanoğlu con una doppietta che stappa la partita e inevitabilmente finisce tra i top, così come Sucic si prende un voto piuttosto alto. Questa è la mia sintesi, dimmi un po' la tua e poi leggo le super chat. Sì, sono completamente d'accordo, i migliori sono stati questi. Sucic
Secondo me, l'ho detto già altre volte, mi pare, ho proprio l'impressione che sia un giocatore che abbia bisogno di un attimo di tempo all'interno della partita per carburare, per entrare nel mood. Motivo per cui se tu lo metti a 20 dalla fine, non fai in tempo ad arrivare a quel livello lì che la partita finisce. E ci sono giocatori che sono più da gara in corso, spacca partite, ed altri che invece hanno bisogno di più tempo. Sucic mi dà quell'impressione lì, e non è un caso che forse appunto la sua prova oggi si divida quasi a metà fra primo e secondo tempo. Io spero che il gol di oggi gli faccia ritrovare quella fiducia che ho avuto l'impressione abbia un pochino perso nel corso delle settimane. Magari è una sensazione mia, ma io ho avuto questa impressione. Quindi molto bene, un gol di una fattura incredibile. Non pensavo che insomma in una gara appunto di più quantità che altro potesse tirare fuori questo coniglio dal cilindro. Adesso manca Mkhitaryan, quindi è il momento giusto per emergere, diciamo. Dall'altra parte Bissek prova più solida di quanto ne aspettassi, anche perché la Fiorentina è in difficoltà, però se c'è un giocatore che ha molto forte è Moise Kean, e non era facile né scontato arrivare a gestirlo per 90 minuti, avendo un minimo di appunto di incertezza giusto nel finale. Quindi attendo nuove conferme, perché una partita non basta, però sicuramente è un presupposto da cui provare a ripartire. Grazie Salvo per la super chat, grazie mille davvero per il grande supporto. Nicola, ragazzi, comincio ad avere davvero i retropensieri, scrive Nicola, grazie davvero per il supporto, siamo d'accordo con te. C'era EC che ci aveva detto vittoria importante per ripartire, sono super d'accordo EC, grazie davvero per il grande supporto. Wet Dog, che a me dà fastidio quando Conte parla peggio della lavagna, qui è un inside joke per chi ci stava seguendo durante la partita, è stata una diretta spettacolare stasera. Silvio, grazie di cuore. Vogliamo parlare dell'entrata di Gudmundsson su Lautaro? Primo tempo mancava un giallo secco, perché era un intervento dritto sulla caviglia, ovviamente non ravvisato, ed è stato fischiato. Ragazzi, ci dite che c'è problema di audio, quindi chiudiamo qui la clip. Iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, vi aspettiamo anche nel club www.passioniter.club con il QR code che trovate in alto sopra il nostro sito. Mi raccomando, supportate il nostro progetto.